Buongiorno a tutti, adesso cercherò di raccontarvi brevemente come ho eseguito questo ritratto di Joe. Innanzitutto la carta utilizzata è una Fabriano, la F6, carta per disegno tecnico 35x50 cm, 240 grammi di peso, è un foglio liscio e i colori che ho utilizzato sono principalmente i Derwent Artist e in qualche caso ho utilizzato anche qualche colore della Faber-Castell dei Polychromos o Polychromos. La necessità di utilizzare una gamma di materiali diversi alle volte nasce sia dalla necessità di avere una gamma quasi infinita di colori, in quanto le matite, come sapete bene, non sono poi così tanto facili da sfumare, o perlomeno non è facile creare delle integrazioni di colore che si fondano una con l'altra, per cui il fatto di avere diversi colori con sfumature ravvicinate aiuta sicuramente in questo tipo di operazioni. Un altro lavoro che mi avete visto fare è passare con un liquido sopra questi colori che non sono acquerellabili, sono delle matite non acquerellabili. Questo passaggio l'ho eseguito con un solvente per colori ad olio, il Sans Odor della Winsor & Newton. Mi permette di creare un minimo senso di dilavamento, perché la mia intenzione era quella di far sentire il meno possibile, perlomeno sulla parte del volto, di far percepire il meno possibile che si trattasse di un disegno fatto con le matite e basta. In altre parole, il mio intento era quello di sciogliere leggermente il colore, ma non quanto lo si può fare con le matite acquerellabili. Mi interessava cercare di togliere un po' il senso del tratto che la matita di per sé lascia. Vorrei essere un po' più chiaro sulla ragione per la quale ho scelto di utilizzare due tipi di marche di matite diverse. Allora, le Derwent sono delle matite tendenzialmente dure, ma sono utilissime per la saturazione della porosità della carta. Anche se stiamo usando una carta liscia come in questo caso, c'è sempre una microporosità che personalmente a me un po' disturba. Praticamente, quando faccio un disegno con le matite, ne ho di diverse marche tra l'altro, cerco di mettere vicino tra loro le tonalità più che utilizzare una marca sola. Per cui faccio un esempio: se sto facendo un lavoro su un viso, su un incarnato, scelgo una serie di colori vicino alla rosa carne, tanto per intenderci, ma di durezze diverse. Utilizzo prima le più dure e poi mano a mano con quelle più morbide vado a sovrapporre, però tra una fase e l'altra sempre passo con il solvente, proprio per la ragione che vi ho detto prima, perché voglio cercare di togliere un po' quell'effetto matita che in questo caso vorrei che non si vedesse troppo. Sulla parte invece che riguarda il fondo non mi sono fatto minimamente questo problema, perché volevo proprio anche creare un pochino più di diversità, cioè il fondo e la camicia sono trattati più a tratteggio e lo si vede con più chiarezza, mentre la parte del viso, nonostante lo si veda ovviamente che è un lavoro fatto a matita, il tratteggio c'è, si sente che è un pochino più fuso, ha una trama un po' più pittorica, se vogliamo dirla in questi termini. Anche al lavoro quasi ultimato utilizzo ancora le matite dure, Derwent in questo caso, per fare delle piccole sfumature. La regola di utilizzare prima quelle dure e poi quelle morbide va bene come linea di massima generale, ma poi si prosegue nel lavoro in diversi modi a seconda dell'esperienza e del risultato che si cerca di ottenere. A tale proposito non sono pienamente soddisfatto
avrei voluto ottenere qualcosa di più, che ricordasse un po' di più una pittura più che un disegno. Comunque spero di avervi dato qualche buona dritta e vi ringrazio per l'ascolto.